Uno dei verbi più comuni in italiano è il verbo parlare. Nel video di oggi vedremo alcune espressioni super utili da usare con il verbo parlare. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti o bentornati sul mio canale e oggi faremo una lezione di vocabolario e vi spiegherò alcune espressioni molto utili con il verbo parlare. Prima di iniziare però voglio ricordarti che se vuoi puoi iscriverti alla mia newsletter della domenica. Così ogni domenica riceverai tanti contenuti super interessanti e utili per imparare e migliorare in italiano. È totalmente gratis e puoi iscriverti qui sotto in descrizione. Fantastico, adesso iniziamo con le espressioni di oggi. Io ti dirò un'espressione con il verbo parlare e ovviamente ti darò anche un esempio, così che puoi capire il significato di queste espressioni in contesto. Iniziamo dalla prima o dalle prime espressioni di oggi: parlare a bassa voce e parlare ad alta voce. Queste espressioni sono molto facili. Parlare a bassa voce significa che il volume della nostra voce è basso. Invece parlare ad alta voce significa che il volume è alto. Per esempio, nel museo devi parlare a bassa voce. Oppure puoi parlare ad alta voce? Non sento. Chiaro? La prossima espressione di oggi è parlare in pubblico. Parlare in pubblico. Quando stiamo parlando davanti a un gruppo molto grande di persone, per esempio stiamo facendo un discorso, un monologo, stiamo parlando in pubblico. Per esempio, i politici devono saper parlare in pubblico. Prima di andare avanti con la prossima espressione, però, non dimenticare di lasciare un bel mi piace se i miei video ti aiutano. Questo mi aiuterà a far crescere il mio canale incredibilmente, quindi grazie di cuore per il supporto. Poi abbiamo queste altre due espressioni molto interessanti: parlare bene e parlare male di. Allora, queste espressioni letteralmente possono riferirsi al nostro uso di una lingua. Per esempio, io posso dire che parlo bene l'inglese, quindi significa che il mio livello di inglese è alto, oppure posso dire che parlo male l'inglese, se il mio livello di inglese è basso. Ma se aggiungiamo la preposizione di e poi diciamo qualcuno o qualcosa, allora significa che stiamo parlando bene di qualcuno, nel senso che stiamo facendo dei complimenti, stiamo dicendo delle belle cose su quella persona. Invece parlare male di qualcuno, stiamo insultando quella persona, dicendo cose brutte. Per esempio, tutti parlano bene di Luca, è un bravo ragazzo che aiuta tutti. Che appunto significa che tutti fanno i complimenti a Luca, tutti parlano in un bel modo di Luca. Oppure non parlare male di Roberto, la sua ragazza è qui. Cioè non sparlare, non dire brutte cose su Roberto, perché altrimenti la sua ragazza potrebbe sentire e dire poi le cose direttamente a Roberto. Un'altra espressione con parlare è parlare piano. Parlare piano ha due significati principalmente. Può essere usata per dire parlare lentamente o anche parlare a bassa voce. Per esempio, se stai studiando l'italiano e il tuo livello non è ancora così alto, puoi dire: puoi parlare più piano? Il mio livello di italiano non è ancora così alto. Oppure parla piano, siamo in biblioteca. Cioè parla a bassa voce, non urlare. Un po' il contrario di parlare piano nel senso di parlare lentamente è parlare a macchinetta. Hai presente quelle persone che iniziano a parlare e non fanno neanche un respiro da una frase all'altra e parlano super velocemente? Beh, quelle persone parlano a macchinetta, cioè molto velocemente, senza pausa. Un'altra espressione che voglio insegnarti è parlare chiaro.
Questa espressione è molto usata nella frase parliamoci chiaro, parliamoci chiaro. Questa espressione significa essere chiari, trasparenti, schietti, franchi quando stiamo parlando. Quindi parliamoci chiaro, cioè diciamoci le cose in faccia, diciamo le cose come stanno, siamo trasparenti, non nascondiamo niente. Un'altra espressione che mi piace tantissimo è parlare a vanvera, parlare a vanvera. Se una persona parla senza pensare, senza logica, senza neanche sapere quello che sta dicendo, sta parlando a vanvera. Per esempio, se il nostro amico non capisce niente di letteratura, ma parla comunque di letteratura senza sapere minimamente quello che sta dicendo, sta parlando a vanvera. E possiamo dire, non ascoltarlo, sta parlando a vanvera, senza senso. Se invece usiamo a vuoto, parlare a vuoto, stiamo dicendo che una persona sta parlando, ma senza nessun motivo, cioè non raggiungerà il suo obiettivo. Se per esempio nostro figlio sta parlando e ci dice papà, mi compri la nuova console, per favore, me la compri, è così bella, voglio fare questo, poi posso fare quello, eccetera, ma io non voglio comprare la nuova console a mio figlio, allora lui sta parlando a vuoto, cioè non raggiungerà mai il suo obiettivo, cioè parla, ma senza poi raggiungere l'esito desiderato. E io posso dire, stai parlando a vuoto, non te la comprerò. Cioè stai parlando inutilmente, questo non mi farà cambiare la mia opinione. E per finire vediamo l'espressione parlare tra me e me o parlare da solo o da sola. Questa è un'espressione molto facile. Quando stiamo parlando con noi stessi, anche ad alta voce, possiamo dire che sto parlando tra me e me o sto parlando da solo o da sola. E anzi, parlare da soli è un ottimo modo per migliorare in una lingua. Per esempio, parlare da soli davanti allo specchio nella lingua che stiamo imparando. È una cosa che ti consiglio di fare. Benissimo, abbiamo finito con le espressioni di oggi. Spero che ti siano piaciute. E se il video è stato utile per te, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta a far conoscere il canale a tante altre persone, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!